Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. Dopo tantissimi video sul PLC Siemens S7 1200 sul pannello HMI, ho pensato di dedicare dei video anche a chi inizia a programmare, quindi per imparare a programmare, perché ho notato che nel mio canale esempi così semplici per chi è alle prime armi non avevo ancora registrati, e quindi mi accingo con questo primo video, ne seguiranno degli altri, dei semplicissimi esempi che possono essere propedeutici per imparare a programmare. Quindi in questo esempio vedremo una semplice stazione di montaggio, così come possiamo vedere nella parte destra dell'immagine. Cosa deve fare questa stazione di montaggio? Devono essere montati dei pezzi, ovviamente. Azionando due pulsanti, il dispositivo avanza per montare verso la posizione finale. Liberando uno dei due pulsanti, il dispositivo deve tornare indietro, quindi devono essere premuti contemporaneamente due segnali per evitare qualsiasi problema di sicurezza, e una volta che uno dei due viene disabilitato, deve tornare automaticamente. Se usassimo uno schema elettropneumatico, perché in fondo questo è un cilindro a doppio effetto, che può essere un cilindro a doppio effetto comandato da una valvola 5-2 bistabile, da una elettrovalvola. Lo schema elettrico funzionale sarebbe questo: un ingresso mi attiva un relè. Quando il relè è attivato ho la mia uscita, quando il relè è disattivato, dipende dalla mancanza di uno dei due segnali, arriva il segnale su questa parte sulla bobina dell'elettrovalvola, e quindi fa tornare indietro il cilindro. Quindi il programma, dicevamo, l'ho detto anche prima, è semplicissimo. Cioè, per realizzare questo comando non ci sarebbe bisogno del PLC, anzi non c'è bisogno del PLC, basterebbe fare anche una semplice logica cablata senza bisogno di utilizzare un PLC, ma siccome l'esercizio è semplice possiamo utilizzarlo proprio per iniziare a capire la programmazione. Andiamo avanti con l'ultima slide. Vediamo slide. Ecco, per realizzare il programma in linguaggio ladder diagram o COP, la cosa più semplice è fare in modo che lo schema elettrico funzionale sia ruotato in questa maniera, in modo di avere le nostre righe, le nostre linee di comando che abbiamo disegnato nello schema elettrico in questo modo. Quindi vado ad aggiungere, invece di segnale 1, segnale 2, gli ingressi del PLC ai quali ho collegato il segnale 1 e il segnale 2, e questo invece di essere un relè, di usare un relè, uso una memoria interna, una memoria binaria del nostro PLC. Quando la memoria è attiva mi comanda l'uscita Q0.0, posto di che andrebbe a comandarmi la bobina dell'elettrovalvola più, e quando invece la memoria non è attivata mi va a comandare la bobina dell'elettrovalvola meno, ma attraverso l'uscita del mio PLC, il mio Q0.1. Ma adesso andiamo direttamente a programmare e a vedere come realizzare questo semplice schema. Ed eccoci nel mio TIA Portal per la programmazione per i PLC della Siemens. Io ho caricato un PLC della CPU 1214 di CDC-DC, ma non importa quale sia la CPU, l'importante è cosa programmare. La prima cosa da fare è scrivere le variabili che utilizzeremo, quindi vado ad aprire la cartella variabili PLC. Posso aggiungere una nuova variabile, una nuova tabella, ma in questo caso, siccome le variabili sono talmente poche che non vado a complicarmi la vita, faccio semplicemente tabella delle variabili standard e qui aggiungo le mie variabili. Le mie variabili allora sono S1, il mio primo pulsante, anzi, per evitare, guardate, glielo scrivo anche, se me lo lascia, ho un computer filosofo. Un pulsante S1, vedete, booleano,
i 0.0 e sono a posto. Potrei scrivere pulsante S2 e in automatico mi assegna OK. Poi ho la mia memoria che serve, la mia memoria di appoggio per realizzare il Q, e quindi posso scrivere memoria per le azioni. Potevo chiamarla anche in qualsiasi modo, cioè l'importante è che ci capisca io che cosa sia, ci capiscono gli altri se vanno a leggere il programma. Me lo dà come booleano ma come ingresso. Per me non è un ingresso, ma è una è una memoria e posso utilizzare memoria 0.0 e accettare con questa spunta verde. Poi non mi mancano molte altre cose, mi manca il movimento a più, che è quello di discesa, è sempre un booleano perché non è che abbia tanto da fare, o va su o va giù, quindi on off. Non è una memoria, ma abbiamo detto che è un'uscita, quindi Q 0.0. Mi rimane l'ultimo, ecco, l'ho capito. Lasciamo tutto così com'è, qui possiamo mettere dei commenti se vogliamo. Il pulsante S1 attiva la discesa se S2 uguale on. Lo ripetiamo, vabbè. Ecco, poi gli altri commenti, se uno vuole scriverli bene, altrimenti. Fatto questo, passiamo alla programmazione del PLC. Quindi non devo andare su blocchi di programma, aprire il main, si chiama main, ma l'oggetto di programmazione è blocco OB1. Il programma deve essere scritto sull'OB1, cioè anche se abbiamo altri blocchi che non sia uno blocco OB, ma qualsiasi altro tipo di blocco deve essere poi caricato sul main, perché quando lo mandiamo in run, il programma, la CPU va a cercare le informazioni sull'OB1. Se sull'OB1 non c'è niente, non vedremo assolutamente niente. Quindi quello che vado a fare è primo comando, abbiamo detto che, eccolo qua, prendo un contatto normalmente aperto, ne prendo un altro e qui metto la mia uscita, così come abbiamo visto nel nostro esempio. Questo l'ho chiamato S1, vediamo se lo capisce, però l'ho chiamato anche pulsante, ecco pulsante S1. L'importanza di aver dato il nome alle variabili perché mi ricorda che l'ingresso è 0.0. Questo qua è il pulsante 2, il ritorno, la vendetta. Questo qui l'ho chiamato attivazione, mi sembra, però mi ricordo che è la memoria, questa qua, memoria 0.0. E quindi qua metto che attivazione, se voglio scriverlo, cosa fa questo segmento. Sul segmento 2 erano 3, qui metto comando discesa a più, vado a prendere un contatto normalmente aperto di questa memoria, che è la memoria 0.0, uscita, e abbiamo detto che è la Q0.0, movimento di discesa. Quest'altro contatto chiuso
seguendo lo schema, sempre memoria 0.0. In questo caso invece devo fare un'operazione di rientro che è il Q0.1. A questo punto il nostro programma è completato. Quello che dobbiamo fare è quello di compilarlo attraverso direttamente questo comando. Possiamo compilarlo rapidamente da qui. Compila. Adesso lui si fa tutte le sue operazioni per vedere se il programma ha qualche errore. Il fatto di compilare il programma e che ci dica che ci sono 0 errori, 0 avvisi, non significa che il programma sia corretto, è semplicemente corretto dal punto di vista, per così dire, grammaticale. Non ci sono errori, ma non significa che quello che abbiamo scritto poi vada realmente a fare quello di cui pensavamo. Bene, lo mettiamo giù. Adesso, dopo la compilazione, lo trasferiamo nel PLC attraverso questa iconetta. Devo fargli comprendere in che modo siamo interfacciati attraverso un connettore. Visualizza nodi accessibili o compatibili e avvia la ricerca in modo che trovi il dispositivo con l'indirizzo IP. Ecco che me l'ho trovato. Aspettiamo che vada nella riga sopra. Ecco, a questo punto lo selezioniamo e aspettiamo un attimo che decida di farmelo caricare. Adesso farà ancora alcune operazioni, mi dirà di assegnare un indirizzo IP PURA. È stato inserito, grazie. Stiamo aspettando, ecco qua. Questo tipo di verifiche, di anteprima, di caricamento non è sempre così, dipende un po' da come abbiamo lasciato il nostro programma, se sul PLC c'è un altro programma e così via. Comunque, qui aggiorna dispositivo, nessuna operazione, posso dirgli invece arresta tutto, chiamiamola Digos, carica. L'importante è che alla fine sia il famoso Bluetooth o tutto blu. Comunque se abbiamo delle segnalazioni in giallo, col giallo si può passare, nessun problema. Solo se sono rosse vuol dire che ci sono degli errori seri e bisogna risolverli. Avvia unità, fine. A questo punto abbiamo finito di caricare il nostro programma. Ok. Non ci resta altro che andarlo a testare e possiamo farlo cliccando su questa iconetta con gli occhialini, controllo on off, che mi permette di visualizzare. Aspettiamo che finisca il suo lavoro, che diventi tutto verde. Ecco, attraverso questo sistema posso fare a vedere se controllare il programma. Vediamo, pulsante 1, vado ad attivare il mio i0.0, ma non ho attivato il mio i0.1, quindi non succede niente. Invece qua mi fa vedere che per adesso il dispositivo è fermo in salita, non è stato attivato. Vado ad utilizzare il pulsante i0.1 con l'altra manina in modo che non diventi muzio scevola, ed ecco c'è il movimento di discesa. Non appena tolgo il contatto, disattivo uno dei due contatti, ho il mio rientro. Ecco, questo è il nostro semplicissimo programma. Se non avessimo il nostro
un PLC per provarlo, potremmo sostituire gli ingressi I0.0 e I0.1 con delle memorie, ma questo sarà magari argomento di altri video, oppure potete vedere nella mia playlist dove parlo del discorso delle memorie, in che modo possiamo utilizzare delle memorie a posto degli ingressi per il programma. Vi ringrazio per la visione del video, spero sia stato di vostro gradimento e sia stato utile. Semplicissimo esempio, ne seguiranno altri se vi sono piaciuti, altrimenti mi fermo anche qui. Vi auguro una buona continuazione su YouTube e spero di rivedervi presto con prossimi video. Buona continuazione.